Guardate attentamente questo interno. Pella cucita a mano, doppio schermo curvo ad altissima risoluzione, selatore in cristallo, sospensioni idrauliche adattive e una potenza che può superare i 600 cavalli. Se vi dicessi che tutto questo costa quasi la metà di una rivale tedesca della stessa categoria, ci credereste? Ma la vera domanda non è quanto sia bella da vedere in uno showroom coordinato. La vera domanda è: cosa succede quando questa JAECOO J8 affronta la vita reale, le autostrade europee e, soprattutto, la prova del tempo? C'è un dettaglio nascosto sotto questa carrozzeria che molti recensori non vi diranno mai, un dettaglio che potrebbe cambiare completamente la vostra decisione d'acquisto. Oggi la Cina non sta più cercando di copiare l'Europa. Sta cercando di superarla sul suo stesso terreno, quello del lusso, delle prestazioni e della tecnologia senza compromessi. La JAECOO J8 non nasce per essere un'auto economica, nasce per essere una vera ammiraglia, ma è davvero oro tutto ciò che luccica. Più avanti nel video analizzeremo la risposta del cambio e la reale efficienza del sistema di trazione integrale, avanzato in situazioni estreme, e credetemi, i risultati vi sorprenderanno non poco. Benvenuti su Velora Auto, il vostro canale di riferimento per recensioni automobilistiche sincere, dettagliate e senza filtri commerciali. Se amate le auto, le sfide tra ingegneria tradizionale e nuove tecnologie, e volete sempre sapere la verità prima di staccare un assegno, iscrivetevi subito al canale. Attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like per sostenere il nostro lavoro indipendente. Scriveteci anche nei commenti: comprereste mai un SUV di lusso cinese? La discussione è aperta. Partiamo dal design esterno, perché la JAECOO J8 non passa certo inosservata. La vista frontale è dominata da questa imponente griglia a cascata verticale con finitura cromata satinata, al cui centro spicca con orgoglio il logo JAECOO. I gruppi ottici Full LED Matrix sono estremamente affilati, con una firma luminosa diurna, che conferisce alla vettura uno sguardo aggressivo e moderno. Ma guardiamo più da vicino. La qualità degli assemblaggi tra il cofano e i parafanghi è millimetrica. Non ci sono tolleranze irregolari. Un segno evidente di quanto la catena di montaggio sia stata affinata per soddisfare i rigorosi standard europei. Ma fate attenzione. Guardando la fiancata si nota una scelta stilistica molto precisa, ma che porta con sé un piccolo compromesso pratico nei mesi invernali. Sapete di cosa si tratta? Sto parlando delle maniglie delle porte a scomparsa integrate nella carrozzeria. Esteticamente sono spettacolari e aiutano tantissimo l'aerodinamica, riducendo i frusci e migliorando l'efficienza complessiva. Tuttavia, in condizioni di gelo intenso, la pulizia dei cinematismi richiede una cura particolare. È un piccolo dettaglio, ma la nostra filosofia su Velora Auto è Truth First. Vi diciamo sia i pregi che i potenziali fastidi quotidiani. La fiancata si sviluppa su una lunghezza di quasi 482 metri, posizionando la J8 nel pieno del segmento di SUV di fascia alta. I cerchi in lega da 20 pollici con finitura bicolore riempiono perfettamente i passaruota, regalandole una presenza su strada imponente e piantata. Spostandoci sul retro, troviamo una barra a LED continua che attraversa l'intero portellone, accentuando la larghezza del veicolo. Il diffusore posteriore integra finti scarichi estetici ben sagamati in portellone, ad apertura elettrica intelligenti con sensore piuma. La verniciatura mostra uno strato di trasparente profondo e privo di imperfezioni a buccia d'arancia. Apriamo la portiera ed entriamo all'interno. La prima sensazione è di un lusso quasi travolgente. I sedili in pelle Nappa con lavorazione a trapunta offrono non solo riscaldamento e ventilazione, ma anche una funzione di massaggio multifunzione con diversi programmi selezionabili. La posizione di guida si trova facilmente, grazie alle regolazioni elettriche, posizionate direttamente sul pannello porta. Un chiaro omaggio al design tedesco di alto livello. La parte superiore della plancia è completamente rivestita in materiale morbido al tatto con cuciture a vista reali, non stampate sulla plastica. Di fronte al guidatore svetta un imponente pannello panoramico curvo che integra due schermi ad alta definizione da 12,3 pollici ciascuno. Il quadro strumenti digitale è estremamente leggibile e personalizzabile, mentre l'infotainment centrale è fluido e reattivo, grazie a un processore di ultima generazione. Ma è proprio nel software di bordo che abbiamo scoperto un comportamento strano dell'interfaccia durante l'uso di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Un bug sgradevole o solo una questione di aggiornamento? Lo vedremo tra pochissimo. E a proposito di volante, sentite qui, la corona ha un'impugnatura spessa, rivestita in pelle traforata, con comandi touch e fisici ben integrati. Ma non è solo l'aspetto visivo a fare la differenza. Guardate la console centrale. Qui troviamo la piastra di ricarica wireless,
per second smartphone da ben 50W con bocchetta di raffreddamento integrata, per evitare il surriscaldamento del telefono, i comandi fisici per le modalità di guida e la manopola rotante in stile cristallo per la selezione della trazione. Le bocchette dell'aria condizionata centrali riprendono il motivo rettangolare arrotondato, regalando un tocco di eleganza. Retro perfettamente fuso con il digitale. Passando ai posti posteriori, lo spazio per le ginocchia e per la testa è semplicemente regale, anche per passeggeri alti più di 1,80 m. Il pavimento centrale è quasi completamente piatto, permettendo di viaggiare comodi anche in 3 sulla seconda fila. Troviamo il climatizzatore trizona dedicato con comandi digitali posteriori e prese USB-C ad alta velocità. Il bagagliaio offre una capacità di carico di prim'ordine, facilmente modulabile abbattendo i sedili posteriori in configurazione 60/40, creando un piano di carico perfettamente orizzontale. Sotto il cofano della JAECOO J8 batte un cuore tecnologico di assoluto livello. Nelle versioni ad alte prestazioni SS Super Hybrid System, il propulsore 1.5 turbo benzina lavora in perfetta sinergia con 2 motori elettrici, uno all'anteriore, uno al posteriore, abbinati a un cambio dedicato a 3 rapporti DHT. La potenza combinata sfiora numeri da supercar, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in circa 4,9 secondi. Una spinta fulminea che incolla al sedile, nonostante un peso in ordine di marcia, che supera abbondantemente le 2 tonnellate. Ma come si comporta tutta questa potenza quando la strada smette di essere dritta e comincia a curvare? È qui che entrano in gioco le sospensioni a controllo elettronico CDC, Continuous Damping Control. Il sistema legge il fondo stradale centinaia di volte al secondo, regolando la rigidità di ciascun ammortizzatore in tempo reale. In modalità Comfort, l'auto scivola sulla bouche come se volasse su un tappeto volante, isolando completamente l'abitacolo dalle asperità dell'asfalto. In modalità Sport, l'assetto si irrigidisce notevolmente, riducendo il rollio in curva e rendendo lo sterzo più diretto e preciso. In autostrada a 130 km/h l'isolamento acustico è esemplare. I doppi vetri stratificati anteriori e laterali bloccano efficacemente. Ai frusci aerodinamici il rumore di rotolamento degli pneumatici. L'impianto audio premium con altoparlanti integrati anche nei poggiatesta del guidatore regala un'esperienza d'ascolto immersiva. Il sistema di guida autonoma di livello 2+, comprensivo di mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo e cambio corsia assistito. Lavora in modo fluido, senza correzioni brusche o falsi allarmi fastidiosi. Torniamo ora al nodo che avevamo lasciato aperto prima. Come si comporta davvero il sistema di infotainment nell'uso quotidiano? Il sistema è indubbiamente veloce e reattivo, ma la traduzione italiana di alcuni menu di sistema appare ancora un po' approssimativa, con termini leggermente distorti. Inoltre, quando si utilizza Apple CarPlay Wireless, abbiamo riscontrato qualche sporadico ritardo nell'input audio. Nulla che un aggiornamento software over the air, OTA, non possa risolvere. Ma su una vettura che punta al segmento premium, ci aspettiamo la perfezione fin dal primo giorno. E cosa dire dei consumi reali quando la batteria del sistema plug-in si scarica completamente? È vero che diventa un'auto assettata, o il sistema ibrido riesce a mantenere un'efficienza sorprendente? La risposta vi farà riflettere attentamente prima dell'acquisto. Nei nostri test a batteria scarica, il motore 2.0 Turbo 1.5 SHS lavora come un ibrido full tradizionale. In città i consumi si attestano intorno ai 6-8 litri per 100 km, un valore estremamente competitivo per second tazza e peso. In autostrada tutta la massa e la superficie frontale si fanno sentire, portando la media verso gli 8-5 litri per 100 km. Riassumiamo in modo chiaro e trasparente come da tradizione Velora Auto. Cosa ci ha convinti di più? Design elegante e presenza su strada imponente. Interni rifiniti con materiali di altissima qualità e sedili ultra confortevoli. Prestazioni del propulsore plug-in ed erogazione istantanea della coppia. Insonorizzazione dell'abitacolo e comfort delle sospensioni CDC. Cosa potrebbe essere migliorato? Traduzioni del sistema di infotainment da affinare. Peso complessivo avvertibile nella guida sportiva estrema e la rete di assistenza in fase di espansione sul territorio europeo. Siamo giunti al momento della verità. La JAECOO J8 vale davvero i soldi richiesti? La risposta è un sì convinto, ma con una precisa consapevolezza. Se cercate uno stemma blasonato sul cofano per mostrare uno status symbol tradizionale, allora questa SUV non fa per voi. Ma se valutate un'automobile per quello che offre concretamente, tecnologia di bordo, comfort da prima classe, prestazioni da capogiro e una sicurezza costruttiva di prim'ordine,
La JAECOO J8 demolisce la concorrenza sul rapporto qualità-prezzo. È una dichiarazione di guerra aperta agli SUV di lusso europei. E voi cosa ne pensate? La JAECOO J8 vi ha conquistato o preferite ancora rimanere sui marchi europei tradizionali? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, rispondiamo a tutti. Se questo video vi è piaciuto e vi ha aiutato a fare chiarezza, vi invitiamo a lasciare un like, condividere il video con i vostri amici, appassionati di auto, e iscrivervi al canale Velora Auto. Attivate la campanella per non perdervi le prossime recensioni in arrivo. Grazie per averci seguito fino alla fine, alla prossima recensione firmata Velora Auto.